Bentornati sul nostro canale Sofia. Oggi siamo in compagnia del grande Fabio Furnari. Ciao Fabio. Ciao Marco, grazie per questo intervento, per questa ospitata. Beh, direi che è il minimo. Non so Fabio, se vuoi magari senza che lo faccia io come diritto, se vuoi spiegarci un attimino quello che può essere stato il tuo percorso dagli inizi della carriera da cantautore più o meno finora, con gli interessi che hai sviluppato, in modo da raccontarlo meglio ai nostri utenti. Ma giusto per fare capire, insomma, da dove parto, ecco. Sì, io sono un cantautore, ho fatto per anni e continuo a fare musica da tanti anni con molta passione, con tutto l'amore che si può avere nei confronti di quest'arte. E poi durante il cammino, alla fine degli anni 90, nel 98, sono stato coinvolto insieme ad altri amici in una nuova esperienza che dura da 20 anni più quasi. E questa è un'esperienza editoriale, in quanto ho aperto una casa editrice che si chiama Terre Sommerse, sia casa editrice che discografica, e da lì ho potuto anche approfondire quelle che erano le mie passioni, oltre alla musica chiaramente, continuando a lavorare tanto con la musica, ma anche con un aspetto che a me è sempre interessato, che è appunto l'arte, la scienza esoterica, le scienze esoteriche, che spesso si confondono con altre cose, perché oramai c'è di mezzo anche la New Age, quindi la New Age viene messa di mezzo. L'esoterismo è lo studio del simbolo, del simbolismo, cioè è questo l'esoterismo. Poi spesso anche con persone che anche sono addetti ai lavori, o più o meno sono appassionati di questa scienza, di quest'arte, spesso si cade appunto nell'equivoco, e magari qualcuno scambia l'esoterismo con il complottismo o con altre cose che non c'entrano nulla al riguardo. L'esoterismo è appunto la scienza del simbolo, lo studio del simbolo. Io, per quello che mi riguarda, mi sono interessato per anni all'alchimia, e quindi ho fatto degli studi sull'alchimia. L'alchimia che chiaramente è una scienza, ed era una scienza esatta. Quello che mi è interessato molto approfondire è l'aspetto spirituale, dell'alchimia spirituale. Ecco. Questo è in sommi capi quello che sono io, ecco, senza nessuna etichetta. Direi che anche sull'alchimia non sono pochi gli equivoci di interpretazione Anche odierna, che fanno un po' da spazio. Sull'alchimia non ne parliamo, gli equivoci sono ancora di più rispetto a quelli dell'esoterismo, però appunto per questo io poi mi soffermo, chiaramente ho anche approfondito gli studi per quello che riguarda l'alchimia, non solo spirituale, ma quella appunto pratica, con estrema passione anche quella, no? Però appunto spesso si cade in questi equivoci, e spesso l'alchimia è scambiata per qualcosa, per una scienza astrusa, o comunque per qualcosa che invece per qualcosa che non ha, perché diciamolo francamente c'è molta ignoranza nel settore, no? Quindi, ma non perché, senza essere frainteso, nel settore gli addetti ai lavori sono sempre persone abbastanza profonde, che sono riuscite a approfondire, però diciamo la massa, quando sente determinati termini, allora associa all'alchimia, che ti devo dire, all'alchimia di Coelho, che praticamente che può essere anche l'alchimia di un bacio, l'alchimia.
alchimia è un'altra cosa, sappiamo bene che cosa significa essere un alchimista o avere approfondito determinati argomenti. Io, guarda, ho fatto appunto questo libro, uno è il mio primo saggio sull'alchimia, che si chiama L'alchimia, esperienza e cambiamento, che vi faccio vedere, è questo qui. Ed è un saggio che è uscito nel 2014. Questo saggio chiaramente approfondisce la parte spirituale dell'alchimia e dell'esoterismo, no? Quindi prende spunto da quello che è il pensiero di Ermete Trismegisto, attraverso il Bimandro e attraverso le opere di Ermete. Quindi ho fatto una disanima un po' di quelle che erano di quello che era il pensiero ermetico, avvicinandomi molto. Mi era piaciuta questa cosa. Chiaramente, come sapete, insomma, c'è la famosa tavola smeraldina, che è quella tavola con i 12 punti di Ermete, che poi magari potremmo fare vedere. Io ho qua, vi posso fare vedere un'immagine di questa famosa tavola smeraldina, se riesco a trovarla. E quindi, diciamo, sono partito da lì. Soprattutto, chiaramente, negli anni, eccola qui l'immagine della tavola smeraldina, questa, si vede? Sì. Ok. E quindi che cosa ho fatto in questo libro? Ho associato il pensiero di Ermete, che appunto soprattutto diciamo, ho analizzato quella che è la tavola smeraldina attraverso un grande pensatore del Novecento, un grande alchimista che è conosciutissimo ai molti, che è praticamente Fulcanelli, un personaggio anche abbastanza come dire, controverso e discusso, no? Nel senso che non si sa se sia effettivamente esistito, se fosse il Cancellier o se fosse addirittura Flamel, il famoso alchimista. Comunque c'è tutta una leggenda attorno a Fulcanelli. Fatto sta che Fulcanelli ha lasciato, occhi per lui, ha lasciato dei documenti importantissimi, degli scritti importantissimi, come le dimore filosofali, oppure insomma, e tanti altri scritti, tra cui quest'ultimo scritto, il Finis Gloria Mundi. Il Finis Gloria Mundi è uno di quegli scritti di Fulcanelli che praticamente non si sa se sia effettivamente suo o non sia suo, se la paternità sia di Fulcanelli. Comunque è stata da sempre, uscì nel 1939, se non sbaglio, 29, oddio, le date in questo momento mi si confondo, comunque negli anni 30, ed era appunto, uscì il Finis Gloria Mundi, uscì sotto il nome di Fulcanelli, in Francia, chiaramente. Che cosa faceva? Fulcanelli analizzava appunto quella che era la tavola smeraldina di Ermete Trismegisto. Adesso andarla a ripetere tutta qui perderemmo non 40 minuti, ma tantissimo tempo. Io, vabbè, quindi diciamo sono partito da lì. Poi effettivamente, se ci sarà modo di fare qualche altro approfondimento sull'argomento, avremo modo di poterlo fare successivamente, no? A questo libro dell'alchimia, chiaramente dopo circa 6 anni ho voluto dare un seguito, e infatti ho quasi terminato quello che è appunto lo scritto su questo nuovo libro.
che si chiama Il tempo delle locuste, ahimè, perché i tempi che attraversiamo adesso sono dei tempi senza spazio e senza orizzonte. Quindi quello che la domanda che io mi sono posto è stata quella di dire: ma l'alchimia, l'esoterismo possono venirci incontro, in aiuto? E ho detto forse, perché spesso ci imbattiamo alla ricerca di spiegazioni, alla ricerca di risposte che non riusciamo a dare né a noi né ad altri. Quindi quello che fa l'uomo esoterico deve affidarsi nelle mani assolutamente dell'uomo mentale, quello che molti saggi hanno sapientemente descritto, no? C'è un saggio sull'uomo mentale importantissimo che è di Antonio Leccarino, ma partendo da noi, cioè come vive l'uomo di oggi, oramai è un dato di fatto. L'uomo è racchiuso dentro il suo materialismo e non riesce mai a tirarsene fuori da questa cosa. Questa potrebbe anche essere un'analisi del tutto superficiale, no? Che non tiene conto anche della realtà. In effetti esiste sia un uomo materialista che ha fondato appunto tutto il suo pensiero sulla parte razionale, e anche un uomo spirituale e che comunque fonda il suo pensiero sulla parte, io direi la parte migliore, che è quella emotiva, però l'una senza l'altra non possono convivere. Poi esiste anche l'uomo mentale, e quello è appunto un capitolo a parte che dovremmo aprire. Come dire, mi ha fatto pensare molto, mi ha dato molti spunti di riflessione anche questa parte di pensiero che ci hai regalato, perché da un lato ho pensato subito a quell'accenno da te giustamente fatto sulla figura che stavi descrivendo e sul fatto che molti discutessero se fosse realmente esistito oppure no e quant'altro, sulle attribuzioni, e immediatamente il mio pensiero è stato che è un po' la diatriba moderna, cioè si discute tante volte di cose come queste e magari si passano ore e giorni a discutere di cose come queste, ma poi pochissimi magari si sono andati a leggere l'opera in sé, che a prescindere sarebbe molto più importante, diciamo. Veramente a Fulcanelli, no? Vabbè, ma io infatti quello che ho detto sul libro sull'alchimia, quando ho citato Fulcanelli e soprattutto quando ho citato il Finis Gloria Mundi, ho detto questo: al di là del fatto che Fulcanelli esista, okay? Che sia esistito o che non sia esistito, al di là del fatto che il Finis Gloria Mundi l'abbia scritto lui o l'abbia scritto il Cancelliere o l'abbia scritto chi per lui, di fatto quel libro dice delle verità. In quel libro ci sono delle verità e quindi io quelle ho sposato, quelle verità lì. La disanima di quel libro da dove parte? Parte chiaramente da quello che può essere gli esperimenti che l'uomo ha fatto proprio durante la seconda guerra mondiale, che sono quegli esperimenti che poi hanno portato alla scissione dell'atomo e quindi alla bomba atomica. Cioè l'uomo ha messo a proprio servizio una scienza alchemica antichissima, che appunto aveva origine, perché Ermete non fa altro che parlare di questo nella tavola smeraldina. Parla praticamente della potenza dell'atomo e quindi di quelle, lo sto facendo in maniera molto, diciamo, sintetica, non solo, forse potrebbe apparire anche superficiale questa disanima mia, ma comunque Ermete parlava di questo, no? E Fulcanelli analizza la tavola smeraldina dicendoci che l'uomo ha determinate conoscenze dell'uomo sono state volutamente nascoste, perché l'uomo non era e non è tuttora preparato alla forza e alla potenza di determinate scoperte, quale quella dell'atomo,
Perché l'uomo, chiaramente, essendo animato da una parte duale, no? Quindi c'è il bianco, il nero, il bene, il male. Allora, concentriamoci sul bene e sul male. Come dice giustamente Ermete, la parte del male, e ve lo posso anche citare, è molto preponderante nell'uomo, tanto che non riesce quasi mai a liberarsene, neanche quando fa quei processi di purificazione totale. Solo Cristo è riuscito a liberarsi di quella parte lì e si è chiaramente dovuto incarnare nella parte umana, nel corpo, proprio perché è necessario quel genere di percorso. Vabbè, forse mi sono dilungato un poco, però vi posso fare una citazione di Ermete, no? Una volta, dice Ermete, avevo preso a riflettere sugli esseri e il mio pensiero si era molto elevato, mentre i miei sensi corporei erano rimasti trattenuti, come accade a quanti sono gravati dal sonno per eccesso di cibo o per spossatezza fisica, e mi parve di vedere un essere di statura enorme, superiore a qualsiasi misura definibile, il quale mi chiamava per nome e mi diceva: cosa vuoi udire e contemplare, apprendere e conoscere per mezzo del pensiero? Io domando: ma tu chi sei? E l'essere risponde: io sono Pimandro, il nous della sovranità assoluta. Io so cosa vuoi e sono con te ovunque. E dico, Ermete dice, desidero essere istruito sugli esseri e comprendere la loro natura e conoscere Dio. Come voglio ascoltare? Mi rispose a sua volta l'essere: trattieni il tuo intelletto, tutto quello che desideri apprendere io ti istruirò. Detto questo mutò aspetto, subito tutto si dischiuse in un istante e io contemplo una visione illuminata. Tutto quanto è divenuto luce, sereno e lieto. Al vedere questo spettacolo me ne innamorai. Dopo poco tempo discese una tenebra, sopraggiunta a sua volta spaventosa e al contempo odiosa, che si diffuse a spirali come un serpente. Vabbè, il serpente chiaramente sappiamo che tipo di simbolo rappresenta. Poi la tenebra appunto si trasformò in una sostanza umida, turbolenta, in modo indicibile, che emetteva fumo come da fuoco e produceva un certo suono lamentoso che non si può spiegare. Quando uscì da essa un grido inarticolato, paragonabile a una voce di fuoco, mentre dalla luce un logos santo venne a sovrastare la natura e un fuoco puro non mescolato si sprigionò dalla sostanza umida su verso l'alto ed era leggero e vivace e al contempo anche attivo, e l'aria, essendo lieve e agile, seguì il soffio infuocato mentre saliva fino al fuoco a partire dalla terra e dall'acqua, in modo da sembrare sorpresa adesso. La terra e l'acqua invece rimasero mescolate tra loro, tanto che non sarebbe stato possibile scorgere la terra separata dall'acqua, ed erano mosse dal Logos, che sotto forma di soffio si presentava all'udito. E Pimandro mi domandò: hai compreso che cosa significhi questa visione? Io risposi, Ermete chiaramente, non io, verrò a saperlo. Quella luce, dice, sono io, il tuo Dio, precedentemente alla sostanza umida comparsa dalle tenebre. Il Logos luminoso, proveniente dal Nous, è il Figlio di Dio. E allora domandai: sappi in tal modo che quando in te sono separati l'uno dall'altro, la vita infatti è l'unione di questi due. Ti ringrazio, ma tu contempla la luce con l'intelletto e impara a riconoscerla. Che cosa
ci vuole dire Ermete in questo brano? Questo brano si può ricollegare anche a un passo della Pistis Sophia, che è uno dei pensieri fondamentali per quanto riguarda il pensiero gnostico, il Vangelo che Cristo annunciò agli Apostoli, alla Maddalena e alla Madonna, a Marta, subito dopo la resurrezione al terzo giorno. Cristo rimase sulla terra dopo la resurrezione, si dice, per 11 anni, ed in questo periodo insegnò ai suoi discepoli, portandoli fino al primo livello dei misteri. Le luci esteriori rappresentano anche l'aldilà dei peccatori impenitenti, insomma. Gesù descriveva in quel modo le tenebre esteriori, allo stesso modo di come appunto Ermete nel Pimandro descriveva la parte appunto che noi vedevamo, la parte buia, no? Quella parte che non è altro che la parte nostra, e noi siamo fatti di luce e di tenebre contemporaneamente, di bene e di male. Ecco, questo era quello che più o meno mi interessava che venisse alla luce. Mi sono permesso di fare questa, spero di non aver annoiato molto, insomma, di fare questo breve inciso su Ermete, proprio perché è da lì che parte il pensiero assolutamente spirituale, no? Anche perché dovrebbe forse far pensare soprattutto a tutti coloro che hanno una visione molto superficiale di questi temi e che appunto magari non approfondiscono quell'aspetto prettamente simbolico anche a cui facevi riferimento inizialmente, di come siano continuamente ricorrenti certi temi, certi simboli, certe narrazioni, che poi siano nell'ambito del mito, della religione, delle figure storiche, della filosofia. Cioè già solo il fatto che bene o male in maniera molto diversa anche o apparentemente diversa certi temi siano così ricorrenti, forse già dovrebbe far riflettere sull'importanza che questi possano ricoprire. Sì, no, poi oltretutto, per quello che mi riguarda nella mia ricerca, appunto, Ermete per me ha rappresentato moltissimo la scoperta di Ermete, no? Perché per me rappresenta sia la conoscenza che la coscienza. Chi ha studiato questo genere di tradizione sa perfettamente di cosa parlo, insomma. Ermete dice il bene non è Dio, o piuttosto è Dio, e in quanto bene che Dio è la causa sostanziale di ogni movimento e generazione. Il bene, rivolgendosi ad Asclepio, dice non esiste in un essere se non in Dio soltanto, o piuttosto il bene è Dio stesso sempre. Cioè nell'uomo il bene non può essere rappresentato per quanto appunto ci si sforzi, è difficile, perché l'uomo è sempre chiaramente corrotto dalla parte buia, perché fa parte di questa incarnazione, cioè fa parte di questo percorso, del percorso umano, ed è propedeutica anche quella cosa lì. È propedeutica anche all'evoluzione umana, ed è propedeutica anche all'evoluzione dell'anima, all'evoluzione spirituale. Questo è il bene per Ermete. Quella che muove il sole, quella famosa La verità ce ne accorgiamo in questi, per venire, insomma, ce ne accorgiamo in questi giorni. La verità è una sola. La parte nera dell'uomo emerge sempre di più, sempre più, ed ha innescato una lunga e dura lotta con la parte bianca. Di fatto, però, quello che dico io, le locuste sono molto superiori in numero e anche in quantità.
rispetto a quelle che sono invece, a quello che può essere il contrasto da parte di chi opera in una tradizione spirituale. Ecco. In questo senso mi sento di dire fermami quando sto andando oltre, chiaramente. No, in questo senso mi sento di dire che la tecnologia oggi gioca un ruolo fondamentale nella partita dell'uomo, soprattutto con la sua evoluzione spirituale, perché attraverso questa tecnologia avanza l'intorpedimento della coscienza. Ciò che un altro grandissimo pensatore del Novecento, Rudolf Steiner, annunciò in una sua visione profetica, che è attuale più che mai. Cioè, diceva che la tecnologia praticamente intorpediva le anime umane, e quindi avrebbe intorpedito le anime umane, e quindi l'uomo è un essere debole e facilmente plasmabile. È un altro aspetto forse su cui ci si concentra poco, soprattutto in questo momento dove abbiamo avuto forse più tempo per riprendere in mano vecchi libri, poterci dedicare di nuovo allo studio e quant'altro. A me ha colpito molto vedere come sembrava molto più nitida e cristallina la visione di alcuni problemi e alcune sofferenze che noi riteniamo molto attuali e molto moderne, ma sembravano quasi più nitide e cristalline in tanti saggi di 1, 2, 3, 10 secoli fa, che non in moltissime persone che le stanno vivendo in questo momento. E questo fa molto. Sì, assolutamente. Ma perché questi saggi avevano una visione del mondo completa. Cioè, personaggi, lasciamo perdere Ermete, che è un personaggio particolare, no? In questo senso, ma un personaggio come Rudolf Steiner è stato uno di quelli che veramente ha avuto l'intuizione esatta, appunto attraverso la sua connessione con quelle che sono quelle che vengono definite le cronache dell'Akasha, no? Aveva esattamente la visione di ciò che l'uomo sarebbe diventato, o comunque sono pensatori, io li chiamo pensatori, che hanno messo in guardia attraverso le loro intuizioni e attraverso grandissime previsioni, diciamo, dei tempi futuri, hanno messo in guardia l'uomo, ma l'uomo non ha raccolto tutto questo. Cioè, si deve partire dal presupposto che l'uomo ha perso quello che è il proprio orientamento, non riesce a capire esattamente, perché da lì non riesce a capire quale è lo scopo del vissuto, cioè qual è lo scopo del vivere, capito? Perché ci sta abbiamo abbandonato, perché ci sta un'incarnazione, perché c'è questa esperienza umana, qual è? Ma se andiamo a vedere nelle tribù aborigene, queste domande sono all'ordine del giorno, anzi loro vivono in funzione di questo, no? Vivono in funzione dell'evoluzione spirituale dell'uomo e vivono in perfetta armonia e sintonia con quello che è la natura, cosa che invece noi uomini evoluti, tra virgolette, tecnologicamente avanzati, abbiamo completamente perso, perché ci siamo persi dentro quel materialismo, e il materialismo è diventata la nostra, la nostra più grande aspirazione, piuttosto che aspirare ad un pensiero spirituale che ci porta ad una vera e propria
evoluzione. Per dirtene una, c'è un altro grandissimo pensatore che Greg Braden, non so se lo avete mai sentito nominare. Comunque Braden giustamente ha fatto uno studio su quelle che sono le civiltà indigene americane, no? E chiaramente lì emerge, soprattutto tra gli indiani in America, che il potere della preghiera è un potere enorme, vastissimo, ed è la vera tecnologia dell'uomo. Ora, non è che tutti dobbiamo diventare santi oppure dobbiamo aspirare a santità o quant'altro, no? Né tantomeno a forme di bigotteria. Però riuscire a capire quelle che sono determinate funzioni umane e quelle che sono le esatte propensioni dello spirito, quella è una cosa ben diversa. Cioè, se ognuno di noi facesse un minimo sforzo, probabilmente l'umanità si incanalerebbe verso altri orizzonti ed altri obiettivi. Sono perfettamente d'accordo. Io direi che richiamandomi a quello che dicevi prima, siccome se fosse per me potremmo stare qui anche dei giorni a parlare, ma penso, diciamo, di aver approfittato a sufficienza di tutto quello che ci potevi donare nella puntata odierna, sperando di poterti ritrovare quante più volte possibili in occasioni come queste e in tante altre per approfondire ogni singolo minuto di questo volo che abbiamo fatto solo a pelo d'acqua. Direi che per oggi io non approfitterei oltre della tua disponibilità e ringraziandoti in maniera enorme, diciamo, ti invito sicuramente a ripetere l'esperienza tutte le volte che ce ne vorrai fare dono. Ma guarda, volentieri. Innanzitutto sono io a ringraziare voi perché insomma è stato un immenso piacere e spero di non aver annoiato molto, perché non sono argomenti leggerissimi da affrontare, questo, però so che il canale è predisposto per questa cosa e quindi insomma mi sono potuto permettere. È chiaro che l'argomento è molto vasto. Io infatti sto finendo di scrivere questo libro, non appena lo finisco avrò il piacere di condividere con voi alcune cose. Assolutamente, Va bene. lo faremo con estremo piacere e orgoglio. Grazie a tutti, grazie ancora per la disponibilità. Direi che come sempre ci possiamo aggiornare alla prossima diretta, al prossimo contenuto. Ricordiamo e ringraziamo nuovamente il nostro amico Fabio Furnari. Vi chiediamo se questo contenuto è stato di vostro gradimento, di iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanella che trovate qui sotto in modo da ricevere tutte le notifiche. Nel link nella descrizione andrò a introdurre tutti quelli che sono i link per l'iscrizione al nostro gruppo Facebook ed anche dei link sui temi, sui contenuti che abbiamo trattato, tra cui per esempio la splendida opera del nostro amico Fabio Furnari. Grazie a tutti ancora, alla prossima. Grazie.